Benvenuti, viandanti dello sguardo e cercatori di quella luce che non si lascia mai afferrare del tutto. Io sono colui che ha inseguito il sole fino a farsi bruciare la retina, colui che ha cercato di dipingere non le cose in sé, ma l'aria che le avvolge, il respiro dello spazio tra l'occhio e l'oggetto. Tutti dicono che il mio nome evochi ninfee galleggianti e ponti giapponesi immersi in un verde eterno. Ma io sono molto più di un vecchio giardiniere che dipinge nel silenzio della sua tenuta. Io sono la ribellione contro il colore nero, sono la lotta contro la forma statica, sono l'ossessione per l'attimo che fugge e muore un secondo dopo essere nato. Io sono Claude Monet e questa è la storia di come i miei occhi hanno imparato a vedere ciò che per gli altri era invisibile. Claude Monet non voleva dipingere il mondo, voleva catturare ciò che esiste per un solo istante e poi scompare. Ha inseguito la luce per tutta la vita, fino a consumare i propri occhi. E in quella ricerca ossessiva ha cambiato per sempre il modo in cui vediamo la realtà. Per comprendere chi sono, o meglio, per comprendere cosa sono diventato, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, un salto lungo e profondo, immergendoci nelle nebbie di un secolo che non esiste più. Non iniziò tutto tra i fiori e la pace, oh no. Tutto ebbe inizio nel caos, nella polvere e nel rumore di una Parigi che stava cambiando pelle. Sono nato il 14 novembre dell'anno 1840, al nono piano di un edificio in Rue Lafitte. Immaginate, il 14 novembre, un mese grigio, autunnale, che forse ha impresso nella mia anima quella malinconia sottile che accompagna la caduta delle foglie. Eppure, la mia infanzia non appartiene a Parigi. La mia famiglia, una famiglia di solidi principi borghesi, commercianti preoccupati per il profitto e la rispettabilità, si trasferì alle Havre, in Normandia, quando avevo solo 5 anni. È lì, tra il salmastro e il vento che sferza le scogliere, che il mio spirito ha preso forma. Non tra i marmi dei musei, ma tra le onde dell'oceano. Le Havre. Pronunciare questo nome mi riporta immediatamente il sapore del sale sulle labbra. Lì sono cresciuto, un ragazzo indisciplinato, selvaggio come il mare in tempesta. La scuola mi sembrava una prigione. 4 mura che chiudevano fuori il sole, l'aria, la vita vera. Non riuscivo a stare fermo su quei banchi di legno duro, mentre fuori il mondo chiamava con 1000 voci colorate. Ero nato per l'indipendenza, per l'aria aperta. Le ore di lezione mi sembravano un'eternità insopportabile, e così, per sopravvivere alla noia mortale delle declinazioni latine e delle date storiche, iniziai a disegnare. I margini dei miei quaderni non erano bianchi, no, erano affollati di schizzi, di volti deformati, di nasi grossi e teste bislacche. Disegnavo i miei insegnanti, disegnavo i compagni, disegnavo chiunque avesse la sfortuna di incrociare il mio sguardo ironico. A 15 anni ero conosciuto in tutta le Havre non come un futuro grande pittore, ma come un caricaturista. Sì, avete capito bene. Il padre dell'impressionismo, colui che avrebbe scardinato le regole dell'arte accademica, iniziò facendo ridere la gente con disegni grotteschi. Ero bravo, devo ammetterlo. C'era una certa audacia nel mio tratto, una capacità di cogliere il ridicolo e amplificarlo. La gente pagava per quelle caricature. Le vendevo a 10 o 20 franchi l'una, una somma considerevole per un ragazzo di quell'età. Mi sentivo un uomo d'affari, un piccolo re del mio mondo di carta e carboncino. Esponevo i miei lavori nella vetrina di un corniciaio locale, un certo signor Gravier. Lì
Le mie opere sfrontate attiravano l'attenzione dei passanti, che ridevano e indicavano, ammirando la mia sfacciataggine. Ma il destino, quel grande regista invisibile che muove i fili delle nostre esistenze, aveva in serbo per me un incontro che avrebbe cambiato tutto. Nella stessa vetrina dove troneggiavano le mie caricature venivano esposti anche dei paesaggi marini, piccoli quadri che ritraevano il cielo e il mare, con una verità che all'epoca mi sembrava sconcertante, quasi fastidiosa. Erano opere di Eugène Boudin. Ah, Boudin. All'inizio lo detestavo. Mi sembrava un uomo strano e i suoi quadri mi parevano troppo semplici, privi di quella grandiosità artificiale che la pittura dell'epoca imponeva. Mi rifiutavo di conoscerlo, scappavo quando il corniciaio cercava di presentarcelo. Ma Boudin era paziente, o forse vedeva in me qualcosa che io stesso ignoravo. Un giorno non riuscii a evitarlo. Mi si avvicinò nel retrobottega, con quel suo modo di fare gentile e diretto, e mi disse parole che risuonano ancora nella mia testa, come una sentenza divina. Studiate, imparate a vedere e a dipingere, disegnate, fate paesaggi. È tutto molto bello, ma l'arte è un'altra cosa. Tutto ciò che è dipinto direttamente sul posto ha sempre una forza, un potere, una vivacità di tocco che non si ritrova più nell'atelier. Fu come se mi avesse tolto una benda dagli occhi. Fino a quel momento avevo guardato il mondo attraverso il filtro della convenzione o della derisione. Boudin mi insegnò a guardare il mondo con amore e onestà. Mi portò con sé sulle spiagge, sotto il cielo immenso della Normandia. Mi insegnò a osservare le nuvole che corrono veloci, spinte dai venti dell'Atlantico, a notare come la luce cambi colore all'acqua ogni secondo, trasformandola da grigio piombo a verde smeraldo, da blu profondo a argento scintillante. Fu la mia vera scuola, non l'accademia, non i libri polverosi, ma il vento, la sabbia che si impastava con i colori a olio sulla tavolozza, il freddo che intorpidiva le dita. Lì, sulla riva del mare, capii che la natura non è statica. La natura è un flusso continuo, un divenire eterno, e il compito del pittore non è congelarla in una forma perfetta e immobile, ma catturarne il movimento, la vibrazione, l'impressione fugace. Tuttavia, la mia famiglia non vedeva di buon occhio questa mia nuova passione. Mio padre, un uomo pratico, voleva che continuassi con il commercio o al massimo che entrassi all'École des Beaux-Arts per diventare un pittore serio, uno di quelli che vincono medaglie e dipingono scene storiche o mitologiche in stanze buie. Ma la mia anima aveva ormai assaporato la libertà della luce naturale. Nel 1860 fui chiamato alle armi e inviato in Algeria. L'Africa. Un altro shock per i miei occhi abituati al grigio del nord. Lì scoprii una luce violenta, accecante, colori che non avevo mai immaginato potessero esistere. Il bianco delle case sotto il sole a picco, l'ocra del deserto, l'azzurro impossibile del cielo. Sebbene non dipinsi molto durante il servizio militare, quell'esperienza fu fondamentale. I miei occhi si stavano educando a percepire la luce in tutte le sue declinazioni. Mi ammalai di tifo e fui rimandato a casa, ma tornai cambiato. La mia visione si era espansa. Il mio desiderio di dipingere era diventato una fame insaziabile. Tornato in Francia, nonostante le resistenze paterne, ottenni il permesso di andare a Parigi per studiare arte. Ma non scelsi la via maestra dell'accademia, scelsi la libertà. Frequentai l'Académie Suisse, un luogo dove non c'erano professori a dirti cosa fare, ma solo modelli dal vivo e altri artisti con cui confrontarsi. Lì incontrai Camille Pissarro, un uomo che sarebbe diventato un pilastro della mia vita e del nostro movimento. E poi entrai nello studio di Charles Gleyre. Gleyre era un accademico, sì,
ma nel suo studio incontrai i compagni di una vita, i fratelli d'arme nella nostra rivoluzione silenziosa. Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Frédéric Basile. Eravamo giovani, eravamo poveri, eravamo affamati. Non solo di cibo, sebbene spesso i nostri stomachi brontolassero più forte delle nostre discussioni, ma eravamo affamati di verità. Ricordo le nostre gite nella foresta di Fontainebleau. Uscivamo da Parigi come prigionieri rilasciati, portando le nostre tele e i nostri cavalletti tra gli alberi secolari. Mentre i pittori tradizionali cercavano la ninfa o il satiro dietro ogni cespuglio, noi cercavamo solo la luce che filtrava attraverso le foglie, le macchie di sole sul muschio, il riflesso del cielo nelle pozzanghere. Volevamo dipingere ciò che vedevamo, non ciò che la storia dell'arte ci diceva di vedere. Dipingi ciò che vedi, non ciò che sai che c'è, ci ripetevamo come un mantra. Se un albero in una certa luce appariva viola, dovevamo dipingerlo viola, al diavolo se la gente diceva che gli alberi sono marroni e verdi. La nostra era una guerra contro il pregiudizio dell'occhio, ma la vita non era solo filosofia e pittura en plein air. Era dura, crudelmente dura. La mia famiglia, delusa dalle mie scelte ribelli e dalla mia vita bohemienne, mi tagliò i fondi più volte. Ho conosciuto la miseria vera, quella che ti costringe a raschiare via i dipinti vecchi dalle tele per poterne dipingere di nuovi, perché non hai i soldi per comprare materiale vergine. Ho conosciuto l'umiliazione di dover chiedere prestiti agli amici, a Basile soprattutto, che era il più benestante tra noi e che spesso ci salvava dalla fame. E poi c'era Camille Doncieux, la mia dolce Camille. La incontrai in quegli anni difficili. Lei divenne la mia modella, la mia amante, la mia musa e infine mia moglie. Il suo volto, il suo corpo, la sua presenza sono ovunque nelle mie opere giovanili. Lei è la donna nel vestito verde. Lei è la figura che passeggia tra i papaveri. Abbiamo affrontato insieme la disapprovazione della mia famiglia, la povertà, la nascita del nostro primo figlio, Jeanne, in condizioni precarie. Eravamo reietti. Il salon, l'esposizione ufficiale che decideva la vita o la morte artistica di un pittore a Parigi, ci rifiutava costantemente. Le loro giurie, composte da vecchi accademici con gli occhiali appannati dalla polvere del passato, guardavano le nostre tele e vedevano solo scarabocchi, opere non finite. «Troppo abbozzato!» gridavano. «Dove sono i contorni? Dov'è il disegno preparatorio?» Non capivano che l'assenza di contorni netti era proprio il punto. Nella realtà, nella visione ottica pura, le linee non esistono. Esistono solo giustapposizioni di colori, variazioni di luce. Noi stavamo cercando di dipingere l'aria e loro ci rimproveravano perché non dipingevamo le statue. C'erano momenti di disperazione nera, momenti in cui guardavo le acque della Senna e pensavo che sarebbe stato più facile lasciarsi scivolare giù, nel buio e nel silenzio, ponendo fine alla lotta continua per comprare il pane e i colori. Nel 1868 la situazione era talmente disperata che tentai davvero di togliermi la vita. Ma l'acqua era fredda, o forse il fuoco dentro di me era ancora troppo forte. Sopravvissi e continuai a dipingere, perché per me dipingere non è una scelta, è una funzione vitale come respirare. Se mi togliete i pennelli, soffoco. E così arriviamo alla soglia della guerra, quella del 1870, che spazzò via il nostro mondo e si portò via il povero Basile, morto al fronte. Io fuggii a Londra per evitare la leva e proteggere la mia famiglia. Lì, nella nebbia londinese, scoprii Turner e Constable, maestri che avevano intuito prima di noi la potenza della luce e dell'atmosfera. Il Tamigi nella nebbia divenne un nuovo soggetto, una nuova sfida. La nebbia, vedete, è meravigliosa.
cancella i dettagli inutili, unifica il paesaggio, trasforma gli edifici massicci in fantasmi colorati. Londra mi insegnò che la bellezza non risiede nella chiarezza, ma nel mistero dell'atmosfera. Tornato in Francia, mi stabilì ad Argenteuil. Lì, lungo la Senna, con le barche a vela che scivolavano sull'acqua e i ponti ferroviari che tagliavano l'orizzonte, perfezionai il mio stile. Dipingevo l'acqua come nessuno aveva mai fatto prima, non come una superficie piatta, ma come uno specchio frammentato, fatto di 1000 pennellate separate che, viste da lontano, si fondevano in un luccichio vibrante. Era la tecnica dei colori divisi, la scienza dell'ottica applicata all'arte. Ma non chiamatela scienza, era amore, era il tentativo disperato di fermare il tempo. Ed è qui, in questo fermento, in questa lotta continua tra la visione interiore e la realtà esteriore, che si è forgiato l'uomo che vi parla. Non sono nato vecchio e con la barba bianca. Sono stato giovane, arrogante, spaventato, innamorato e affamato. Ho camminato nel fango della Normandia e sull'asfalto di Parigi. Ho guardato il sole fino a piangere. Ho sfidato le convenzioni di un intero secolo armato solo di tubetti di colore e di un occhio che non voleva saperne di obbedire alle regole. Questa è la mia genesi. Questo è il terreno su cui sono fiorite le mie ninfee, non nel fango dello stagno, ma nel fango della vita vissuta, sofferta e, soprattutto, guardata con un'intensità feroce. Tutti credono che la luce sia qualcosa di eterno e immutabile, ma io ho passato la prima metà della mia esistenza a dimostrare che la luce è un animale vivo, che muore e rinasce ogni secondo, e che bisogna essere cacciatori spietati per catturarne l'ultimo respiro prima che svanisca. La mia storia non inizia con le ninfee placide che oggi adornano i musei, ma con la grafite graffiante delle caricature che vendevo per pochi franchi alle Havre, quando ero solo un ragazzo che si prendeva gioco dei notabili della città. Fu lì, su quelle banchine sferzate dal vento del nord, che Eugène Boudin mi strappò via l'arroganza giovanile. Mi disse che stavo sprecando il mio talento nel ridicolizzare facce grasse e compiacenti e mi costrinse a guardare il cielo. Non il cielo dei pittori accademici, piatto e immobile come un fondale teatrale, ma il cielo vero, quello che corre, che urla, che cambia umore più velocemente di una donna innamorata. Boudin mi insegnò che 3 pennellate date di fronte alla natura valgono più di 2 giorni di lavoro febbrile in uno studio polveroso. Fu la mia prima rivelazione, il primo strappo nel vero della tradizione. Quando arrivai a Parigi, nell'anno 1862, portavo con me quella lezione come un segreto inconfessabile. Entrai nell'atelier di Charles Gleyre, un luogo che puzzava di trementina vecchia e di idee morte. Lì, tra gessi e modelli in posa statuaria, trovai i miei fratelli di sventura e di gloria. Auguste Renoir, un uomo che dipingeva come se accarezzasse la pelle. Alfred Sisley, timido e delicato come la nebbia inglese. E Frédéric Bazille, alto, nobile, il cuore più generoso che abbia mai incontrato. Eravamo intrappolati in una stanza dove ci insegnavano a dipingere il passato, mentre fuori, nelle strade di Parigi, il presente esplodeva con il vapore delle locomotive e il fruscio delle crinoline. Gleyre mi disse un giorno, con disprezzo, che il mio modello sembrava troppo reale, che l'arte non doveva copiare la natura, ma idealizzarla. Io gli risposi con lo sguardo, perché la mia bocca taceva per rispetto, che la verità non ha bisogno di essere idealizzata, ha solo bisogno di essere vista. Abbandonammo quello studio come si scappa da una prigione, giurando fedeltà solo ai nostri occhi.
Eravamo poveri, di una povertà che morde lo stomaco e gela le ossa. Ricordo inverni in cui bruciavo i miei stessi dipinti per scaldare la stanza, guardando le mie visioni trasformarsi in cenere per darmi un'ora di tepore. Ma avevamo la foresta di Fontainebleau. Lì, sotto le fronde degli alberi giganti, scoprimmo che l'ombra non è nera. L'ombra è viola, è blu, è verde scuro. Scoprimmo che il sole non è giallo, ma è bianco abbagliante, è arancione, è rosso sangue. Dipingevamo come ossessi, spalla a spalla, cercando di fissare sulla tela quel momento effimero in cui la luce tocca una foglia e la fa vibrare. La gente che passava rideva di noi, ci chiamava imbrattatele, ma noi sapevamo di essere sulla soglia di un mondo nuovo. Fu in quegli anni che incontrai Camille Doncieux. Lei non era solo una modella, era la luce fatta carne. Posò per me per il quadro che doveva essere la mia consacrazione, La donna in abito verde. Era l'anno 1866. Dipinsi la seta del suo vestito in modo che si potesse quasi sentire il fruscio del tessuto camminando sul pavimento di legno. Il salon, quel mostro a 1000 teste che decideva la vita o la morte di un artista, accettò l'opera. Émile Zola scrisse parole di fuoco in mia difesa, dicendo che ero un uomo in mezzo a una folla di eunuchi. Per un attimo, solo per un attimo, credetti di aver vinto. Ma il successo a Parigi è volubile come il tempo in Normandia. L'anno successivo tentai l'impossibile. Donne in giardino. Una tela enorme, alta più di 2 metri. Volevo dipingere figure a grandezza naturale direttamente all'aperto, sotto la luce vera, non quella falsa dell'atelier. Scavai una trincea nel giardino, per poter abbassare la tela e raggiungere la parte alta senza usare una scala. Gustave Courbet venne a trovarmi e mi vide lì, fermo, con il pennello a mezz'aria, mentre aspettavo che il sole uscisse dalle nuvole. Mi chiese perché non dipingessi lo sfondo intanto. Gli risposi che senza la luce giusta tutto era menzogna, non potevo inventare. La giuria del Salon dell'anno 1867 rifiutò il quadro. Lo definirono volgare, piatto, incompiuto. Quello rifiuto fu l'inizio della discesa agli inferi. Camille era incinta del nostro primo figlio, Jeanne. I creditori bussavano alla porta come corvi affamati. Non avevo soldi per le tele, non avevo soldi per i colori, a volte non avevo soldi per il pane. Basile mi aiutava come poteva, comprando le mie opere che nessuno voleva, ma la vergogna mi divorava. Mi sentivo un fallito, un visionario cieco che aveva trascinato la donna che amava nella miseria. Nell'estate del 1868 la disperazione divenne così nera che non riuscivo più a vedere i colori. Mi recai sulla riva della Senna, non per dipingerla, ma per diventarne parte. Mi gettai nell'acqua gelida. Volevo spegnere l'incendio che avevo nella testa. Ma mentre l'acqua mi riempiva i polmoni, l'istinto di sopravvivenza, o forse la visione di un raggio di sole che penetrava la superficie torbida, mi spinse a risalire. Uscii dal fiume tremante, sconfitto anche nella morte, condannato a vivere e a dipingere. E poi arrivò la guerra. L'anno 1870 portò il rombo dei cannoni prussiani e la fine di un'era. Fuggii a Londra per evitare la leva, lasciando la Francia nel caos. Lì, nella nebbia densa e giallastra del Tamigi, scoprii un nuovo tipo di bellezza. Insieme a Pissarro, vagavamo per i musei londinesi e restavamo muti davanti ai quadri di William Turner. Lui aveva visto ciò che noi stavamo cercando, la dissoluzione della forma nella luce. Ma mentre Turner era un sognatore romantico, noi eravamo realisti scientifici. A Londra incontrai Paul Durand Ruel, un mercante d'arte che sarebbe diventato il nostro salvatore, l'unico pazzo disposto a scommettere su di noi quando il mondo ci sputava addosso.
Ma la guerra ci chiese un prezzo altissimo. La notizia mi raggiunse come una pugnalata nel petto. Frédéric Basile, il mio amico più caro, il fratello alto e gentile, era morto in battaglia a Beaune-la-Rolande. Aveva 29 anni. La sua morte mi lasciò un vuoto che nessun colore avrebbe mai potuto riempire. Sentii che ora dovevo dipingere anche per lui, che dovevo riuscire anche per lui. Al mio ritorno in Francia, dopo l'armistizio, il mondo era cambiato e io con esso. Mi stabilii ad Argenteuil, un piccolo villaggio sulla Senna, a pochi minuti di treno da Parigi. Lì l'acqua divenne la mia ossessione definitiva. L'acqua di Argenteuil non era solo un elemento liquido, era uno specchio in frantumi che rifletteva il mondo moderno. Dipingevo le barche a vela, i ponti ferroviari, le ciminiere che fumavano in lontananza, le passeggiate borghesi lungo la riva. Non cercavo più di raccontare storie o di dipingere allegorie. Volevo dipingere l'aria che stava tra me e il soggetto. Volevo dipingere il tempo. Costruii una barca atelier, un guscio di noce su cui potevo galleggiare in mezzo al fiume, a livello dell'acqua, per catturare i riflessi nel momento stesso in cui nascevano. I critici dicevano che i miei quadri non erano finiti, che erano solo abbozzi, impressioni. Non sapevano quanto avessero ragione e quanto quella parola, usata come un insulto, sarebbe diventata il nostro stendardo. La povertà non ci aveva abbandonato, ma ad Argenteuil c'era una luce diversa, una speranza vibrante. Renoir veniva spesso a trovarmi. Dipingevamo lo stesso soggetto, fianco a fianco, eppure le nostre tele erano diverse. Lui vedeva la gioia, la rotondità, la dolcezza. Io vedevo la frammentazione, il balenio, l'architettura della luce. Ricordo un pomeriggio in particolare, mentre dipingevamo le anatre nello stagno o le vele bianche contro il blu profondo dell'acqua. Sentii che la battaglia contro le regole dell'Accademia era ormai vinta dentro di noi. Non ci importava più del salon. Stavamo preparando qualcosa di diverso, una mostra tutta nostra, indipendente, suicida, secondo molti. Eravamo pronti a mostrare al mondo non ciò che il mondo voleva vedere, ma ciò che i nostri occhi vedevano realmente. Stavo dipingendo la mia percezione, stavo dipingendo la mia retina impressa sulla tela. Non sapevo ancora che un quadro dipinto in una mattina nebbiosa al porto di Le Havre, un sole rosso che sorgeva tra le gru e i fumi, avrebbe dato il nome a tutto il nostro movimento, ma sentivo che eravamo sulla cresta dell'onda, pronti a infrangerci sulla riva della storia dell'arte, con la violenza di una tempesta e la delicatezza di un'alba. In quegli anni, ad Argenteuil, la felicità domestica con Camille e il piccolo Jean si mescolava alla frenesia creativa. Il giardino era il mio laboratorio. Lì capii che il colore non esiste di per sé, ma solo in relazione al colore che gli sta accanto. Il rosso non è rosso se non c'è un verde che lo fa cantare. Il blu è muto senza l'arancione. Tutto è relazione, tutto è riflesso. La natura non ha contorni neri, non ha linee che separano gli oggetti, ha solo macchie di colore che il nostro occhio ricompone. Questa era la mia grande scoperta, la mia eresia. E per questa eresia ero disposto a soffrire ancora fame, freddo e disprezzo. Perché una volta che hai visto il mondo in questo modo, non puoi più tornare indietro. Non puoi più fingere che le ombre siano nere. Non puoi più fingere che il mondo sia solido. Tutto scorre, tutto cambia. E io ero lì, con il mio cavalletto piantato nel fango, a cercare di fermare l'attimo fuggente, un colpo di pennello alla volta, mentre il XIX secolo correva verso la sua fine. Era una corsa contro il tempo, una frenesia che mi divorava le viscere mentre cercavo di catturare il vapore delle locomotive alla stazione di Saint-Lazare, dove il fumo dei treni si mescolava alla luce azzurrina di Parigi,
creando cattedrali di nebbia effimera. Avevo convinto il capostazione a ritardare la partenza di un treno per Rouen, solo per permettermi di dipingere quel preciso istante di luce e carbone, perché la modernità non era fatta di marmo, ma di velocità e dissolvenza. Eravamo un gruppo di folli, o almeno così ci chiamavano. Io, Renoir, Pissarro, Sisley e gli altri. Ci riunivamo al Café Gerbois, tra nuvole di tabacco e discussioni feroci, uniti dal rifiuto sistematico di quella giuria del salon che continuava a sbatterci le porte in faccia, trattandoci come imbrattatele privi di talento. Non capivano che non stavamo dipingendo oggetti, ma l'aria che li avvolgeva. Fu in quel clima di ribellione e disperazione che decidemmo di compiere il passo decisivo, quello che avrebbe segnato per sempre la storia dell'arte, anche se allora ci sembrava solo un salto nel vuoto, senza rete di protezione. Era il 1874. Fondammo una società anonima, un nome burocratico per un sogno rivoluzionario, e decidemmo di esporre le nostre opere da soli, lontano dalle sale ufficiali, nello studio del fotografo Nadar, al numero 35 di Boulevard des Capucines. Ricordo ancora l'odore di vernice fresca e l'ansia che ci stringeva la gola la mattina dell'inaugurazione, il 15 aprile di quell'anno. Avevo portato diverse tele, ma una in particolare attirava lo sguardo, o meglio, lo sgomento dei visitatori. Raffigurava il porto di Le Havre all'alba, con il sole che appariva come un disco arancione pallido in mezzo a una foschia violacea, riflettendosi sull'acqua scura dove si intravedevano le sagome nere delle barche. Non avevo cercato il dettaglio, non avevo cercato la forma finita, avevo cercato l'impressione. E fu proprio quella parola, scagliata come una pietra, a diventare il nostro marchio e la nostra condanna. Un critico, Louis Leroy, guardando quel mio quadro intitolato Impressione, levar del sole, scrisse con veleno sulla rivista Le Charivari che la carta da parati allo stato embrionale era più rifinita di quella mia marina. Ci chiamò impressionisti. Voleva essere un insulto, una presa in giro feroce per dire che eravamo incapaci di dipingere, che eravamo solo degli abbozzatori frettolosi. La gente veniva alla mostra non per ammirare, ma per ridere. Vedevo uomini eleganti puntare i loro bastoni da passeggio contro le mie tele, sghignazzando, e donne voltare la testa, scandalizzate dai colori che non rispettavano le regole del buon gusto borghese. Quella risata collettiva fu il nostro battesimo del fuoco. Ma se la critica ci massacrava, la vita privata stava per infliggermi colpi ben più crudeli di una recensione negativa. Gli anni che seguirono furono un lento scivolare verso l'abisso, economico ed emotivo. Il mecenate Ernesto Chédet, che aveva sostenuto me e la mia famiglia, finì in bancarotta, trascinando anche noi nel baratro della miseria più nera. Fummo costretti a lasciare la relativa tranquillità di Argenteuil per trasferirci a Vétheuil, un villaggio rurale lungo la Senna, lontano dallo scintillio parigino. Eravamo due famiglie unite dalla sventura, io, la mia amata Camille e i nostri due figli, Jean e il piccolo Michel, insieme ad Alice Chédet e ai suoi 6 figli, abbandonati dal marito in fuga dai creditori. Una tribù di naufraghi stipati in una casa troppo piccola, dove il freddo entrava dalle fessure e la legna per la stufa era un lusso che spesso non potevamo permetterci. Fu lì, a Vétheuil, che il destino decise di presentarmi il conto più salato. La mia Camille, la mia musa, la donna che aveva posato per me innumerevoli volte, trasformandosi in signora elegante nel giardino o in passeggiatrice tra i papaveri, si ammalò gravemente. Il suo corpo, indebolito da anni di privazioni e dalla recente gravidanza, fu aggredito da un male oscuro e inesorabile. La vedevo spegnersi giorno dopo giorno, il suo viso perdere quella luce che avevo tanto amato rincorrere con il pennello. Non avevamo soldi per le medicine, non avevamo soldi per il cibo adeguato. Scrivevo lettere disperate a Zola,
a Manet, a chiunque potesse prestarmi 10 o 20 franchi, umiliandomi, supplicando, pur di comprare un po' di sollievo per lei. Ma la pittura, quella maledizione divina, non mi abbandonava mai, nemmeno di fronte alla morte. E qui devo confessarvi l'orrore, la mostruosità che abita nell'anima di un pittore. Era il settembre del 1879. Camille aveva appena esalato l'ultimo respiro. Giaceva sul letto, immobile, avvolta nel silenzio definitivo. Io ero lì, al suo fianco, devastato dal dolore, con il cuore che sembrava un pezzo di ghiaccio nel petto. Ma i miei occhi maledetti non smettevano di funzionare. Invece di piangere e basta, mi sorpresi a osservare le sfumature di colore che la morte stava dipingendo sul suo volto. Analizzavo, contro la mia stessa volontà, il degradare dei toni, le sfumature di blu, di giallo, di grigio che invadevano la sua pelle diafana. Era un riflesso automatico, una condanna organica. Presi la tavolozza, non potevo fermarmi. Dipinsi Camille sul suo letto di morte. Mentre le lacrime mi offuscavano la vista, la mia mano tracciava freneticamente quei colori funerei, cercando di fissare l'ultima immagine della donna che avevo amato, trasformandola in materia pittorica. Mi sentivo un bruto, un animale privo di sentimenti, eppure era l'unico modo che conoscevo per dirle addio, per onorare la sua esistenza attraverso l'unica lingua che sapevo parlare davvero. Dopo la sua morte, il mondo divenne un luogo ostile e gelido. L'inverno che seguì fu uno dei più feroci che la Francia avesse mai conosciuto. La Senna gelò completamente. Il fiume, che era stato il mio specchio, il mio compagno, la mia fonte di ispirazione vibrante e liquida, si trasformò in una lastra di pietra bianca e silenziosa. Tutto era fermo, tutto era morto, proprio come Camille. Mi sentivo un prigioniero in quella casa fredda a Vétheuil, circondato da bambini che piangevano e da un'Alice che cercava di tenere insieme i pezzi di quella famiglia allargata e ferita. Uscivo nel gelo polare, piantavo il cavalletto nella neve alta fino alle ginocchia e dipingevo il disgelo, la rottura dei ghiacci. Blocchi enormi di acqua congelata che si scontravano con violenza, grigi e sinistri, sotto un cielo di piombo. Quei dipinti non erano paesaggi, erano il ritratto della mia anima in frantumi, il caos interiore che esplodeva sulla tela con pennellate violente, spesse, quasi rabbiose. Non c'era più la dolcezza dei giardini in fiore, non c'era più la spensieratezza dei regati ad Argenteuil. C'era solo la solitudine immensa di un uomo che aveva sacrificato tutto all'arte e che ora si trovava solo, con le mani intorpidite dal freddo, a cercare di dare un senso al vuoto che lo circondava. La critica continuava a ignorarci o a deriderci. Le vendite erano scarse, sporadiche, insufficienti a coprire i debiti che si accumulavano come la neve fuori dalla porta. Mi sentivo un fallito. Avevo 40 anni e non avevo costruito nulla di solido, se non una montagna di tele che nessuno voleva. La tentazione di arrendersi era forte, la voce che mi sussurrava di bruciare tutto e cercare un lavoro onesto si faceva sempre più insistente. Ma poi guardavo fuori dalla finestra, vedevo un raggio di sole pallido colpire il ghiaccio e frammentarsi in 1000 scintille di colore, e capivo che non avevo scelta. Ero schiavo della luce. Non potevo smettere, non più di quanto potessi smettere di respirare. Dovevo andare avanti, dovevo spingermi oltre, dovevo dimostrare a me stesso e al mondo che quella visione, quella follia di catturare l'attimo fuggente, era l'unica verità possibile. Non sapevo ancora che il destino aveva in serbo per me un ultimo capitolo, un giardino che avrei costruito con le mie mani per poi dipingerlo fino alla cecità. Ma in quel momento, nel buio di quell'inverno senza fine del 1879, vedevo solo il... Tutti credono che io abbia dipinto ciò che vedevo, ma la verità è che ho dipinto ciò che la luce mi permetteva di ricordare. Eppure,
quella disperazione del 1879 non fu la fine, bensì il terriccio fertile e doloroso da cui sarebbe germogliata la mia ultima, monumentale ossessione. Lasciai che il lutto decantasse come il sedimento in un bicchiere di vino vecchio e mi trascinai verso la luce, verso quella che sarebbe diventata la mia opera d'arte totale, non su tela, ma sulla terra stessa. Fu nel 1883 che il destino mi condusse a Giverny. Quando scesi dal treno e vidi quel frutteto, quella casa rosa con le persiane che avrei poi dipinto di un verde brillante, capii che il mio vagabondare era finito. Non ero più il nomade che rincorreva la marea a Etretat o che sfidava il gelo sulla Senna. Ero pronto a mettere radici. Se avevo passato la prima metà della mia vita a cercare soggetti da dipingere, avrei speso la seconda metà a costruirli con le mie stesse mani. Per anni la gente del villaggio mi guardò con sospetto. Ero il pittore pazzo che voleva deviare il corso del fiume Epte. Mi chiamavano vandalo, temevano che le mie piante esotiche avrebbero avvelenato l'acqua del loro bestiame, ma io non ascoltavo. Avevo una visione che andava oltre l'agricoltura, oltre il giardinaggio. Volevo creare uno specchio liquido, un universo capovolto dove il cielo potesse bagnarsi senza annegare. Spesi ogni centesimo che avevo guadagnato, e molti che non avevo ancora, per comprare quel pezzo di terra paludosa. Scavai, piantai, curai ogni singolo stelo come se fosse una pennellata su una tela viva. Il ponte giapponese non fu un vezzo, ma una necessità compositiva, una linea curva per spezzare l'orizzontalità dell'acqua e la verticalità dei salici piangenti. E poi arrivarono loro, le ninfee. Non erano semplici fiori, erano lampade galleggianti, erano il respiro del lago. Iniziai a dipingerle nel 1899 e non smisi mai più, fino a che il pennello non mi cadde dalle mani rigide. Ma il tempo, quel tiranno che avevo cercato di catturare sulla facciata della cattedrale di Rouen, dipingendola decine di volte, dall'alba al tramonto, per dimostrare che l'oggetto non esiste, ma esiste solo la luce che lo avvolge. Quel tempo iniziò a chiedere il suo tributo sulla mia carne. La vita mi tolse tutto ciò che amavo, pezzo dopo pezzo. Persi la mia seconda moglie, Alice, nel 1911 e il mio amato figlio Jean nel 1914. Il dolore tornò, acuto e lancinante, ma questa volta non c'era Camille sul letto di morte da ritrarre. C'era solo il silenzio di una casa troppo grande e il rombo lontano di un mondo che andava in fiamme. La Grande Guerra scoppiò, portando via i figli della Francia, e mentre i cannoni tuonavano non lontano da Giverny, io combattevo la mia battaglia personale, una guerra silenziosa contro un nemico insidioso che minacciava di spegnere l'unica cosa che mi era rimasta, i miei occhi. La cataratta, una parola medica, fredda, per descrivere l'inferno. Lentamente il mondo perse la sua brillantezza. I blu celestiali si trasformarono in grigi sporchi, i verdi vibranti divennero marroni fangosi. I rossi e i gialli, violenti e sfacciati, iniziarono a dominare la mia retina bruciata. Immaginate la tortura per un uomo che ha vissuto solo per adorare il colore. Non vedevo più le sfumature. Dovevo leggere le etichette sui tubetti di colore per sapere cosa stavo mettendo sulla tavolozza. Dipinsi a memoria, dipinsi con la rabbia di chi non vuole arrendersi al buio. Le mie tele divennero enormi, quasi mostruose, le forme si dissolsero completamente. Non dipingevo più un fiore, dipingevo l'idea del fiore, l'energia del colore che esplodeva nel vuoto. Alcuni critici sussurravano che il vecchio Monet era diventato cieco e folle, che quelle opere erano scarabocchi informi. Stolti, non capivano che stavo aprendo la porta al futuro, che stavo liberando la pittura dalla schiavitù della forma per consegnarla alla pura emozione. Il mio vecchio amico Georges Clemenceau, la Tigre,
Venne a trovarmi mentre il destino della nazione era in bilico. Gli promisi un monumento alla pace, una serie di pannelli decorativi che avrebbero avvolto lo spettatore, immergendolo in un rifugio di acqua e fiori, lontano dagli orrori della trincea. Fu un patto con la storia e con la morte. Lavorai come un ossesso nel mio grande atelier, costruendo quelle che oggi chiamate le grandi decorazioni dell'orangerie. Salivo sulle scale, con gli occhiali spessi e scuri, barcollando, lottando contro la polvere e la disperazione. Operai un occhio nel 1923, recuperando una visione strana, alterata, troppo blu, ma continuai. Dovevo finire prima che la grande ombra calasse definitivamente. Sento ancora l'odore dell'olio di lino, misto a quello della terra bagnata di pioggia. Negli ultimi giorni del 1926 sapevo che la fine era vicina. Non avevo paura di morire. Avevo paura di non aver catturato abbastanza luce. Avevo passato 86 anni a inseguire un raggio di sole, a cercare di fermare l'impalpabile. Guardavo le mie mani, macchiate di pigmento, e mi chiedevo se avessi fatto abbastanza. Avevo trasformato l'arte, sì. L'avevo portata fuori dagli studi bui e l'avevo esposta al vento e al sole, ma avevo catturato l'anima del mondo? O avevo solo sfiorato la sua superficie scintillante? Il 5 dicembre del 1926 il respiro si fece corto. Ero esausto. Clemenceau era al mio fianco, fedele fino all'ultimo. Quando la morte mi prese e cercarono di coprire il mio feretro con un drappo nero, sentii, o forse sognai, la voce di Clemenceau tuonare nella stanza. Niente nero per Monet, il nero non è un colore. E così mi coprirono con un drappo dai colori dei fiori, per Vinca, Ortensia, i colori della mia vita. Non volevo funerali di Stato, non volevo discorsi pomposi. Volevo solo tornare alla terra del mio giardino, diventare humus per quelle radici che avevo tanto amato. Oggi, mentre camminate nelle sale ovali dell'orangerie, non state guardando dei quadri. State entrando nel mio cervello, nei miei occhi malati e innamorati. Non ci sono orizzonti, non c'è riva, non c'è inizio né fine. C'è solo l'acqua che riflette il cielo e il cielo che si perde nell'acqua. È l'infinito che ho cercato per tutta la vita e che infine, forse, ho trovato solo chiudendo gli occhi per sempre. La mia eredità non è solo tecnica, non è solo la virgola di colore puro posta accanto all'altra per creare una vibrazione ottica. La mia eredità è l'aver insegnato all'uomo a guardare non l'oggetto, ma l'aria che trema tra l'occhio e l'oggetto. Ho dissolto la materia per rivelare lo spirito della luce. Sono Claude Monet e sono diventato il mio giardino. Ogni ninfea che sboccia è un mio pensiero. Ogni riflesso sull'acqua è un mio ricordo. La mia vista si è spenta, ma la visione è rimasta eterna, incapsulata in quei metri di tela che avvolgono il mondo in un abbraccio liquido e silenzioso. Ho dato i miei occhi alla Francia e il mio cuore alla luce. Ora il sole tramonta su Giverny e io posso finalmente riposare, cullato dal movimento perpetuo delle acque che ho creato. Tutto passa, tutto cambia, ma la luce resta. La mia storia di colore e ossessione termina qui, tra i salici e le acque silenziose. Ma la storia dell'arte è un fiume in piena che non si ferma mai, ricco di altre voci, altri tormenti, altre visioni che attendono di essere raccontate. Chi vorreste ascoltare ora che il padre dell'impressionismo ha posato il pennello? Ditemelo nei commenti, fate risuonare un nuovo nome in questi corridoi della memoria.